Non è un fermo immagine, siamo Ok. bravissimi a stare fermi. No experience needed. No experience. Allora, bentornati. Ciao! Grazie per essere tornati per questo vero. secondo episodio. Non era scontato. No. Il primo episodio è andato e quindi eccoci con il secondo. Se non sapete chi siamo Freds e Jules. E ovviamente nomi assolutamente anagrafici. Le nostre professioni sono scritte qui sotto. È vero, io devo indicare. Ah, è vero. Lei è la ragazza dei materassi Aniflex. Grazie, Giulia. Ok, prego. Forse non tutti sanno che tu sei anche modella di mani. Sei una manella. Sono una manella. Una monella. Sono una manella. Sì, Sei sono una manella. modella di mani. È Infatti un lavoro oggi... che sembra una cazzata, No, assolutamente no. Infatti ma oggi esiste parleremo... davvero e gli attori devono anche curarsi le mani. È il motivo per cui quando fanno i self-tape ti fanno fare questo. Infatti oggi parleremo di questo procedimento. Self-tape, non di questo. Non di questo, ma se vuoi possiamo anche parlare della tua esperienza personale a riguardo. Vabbè, forse. Casting durante il Covid. Assolutamente, perché non si è nonostante si sia fermato il cinema, l'industria dei casting e delle pubblicità non si è fermata, si è Assolutamente no. adattata. Mhm. Io da una parte e Federica invece direttore casting dall'altra. Abbiamo comunque lavorato, quindi. Vuoi parlare per quanto riguarda la tua posizione? Allora, posso fare innanzitutto una sorta di differenza fra quello che è successo l'anno scorso ormai e com'era la vita prima Mhm. del Covid per fare i casting, soprattutto in Italia perché in America è molto diverso, suppongo. Sì. Beh, la mia esperienza riguarda principalmente casting per pubblicità, Mhm. perché per quanto riguarda cinema e cortometraggi o quant'altro, ho avuto la fortuna di lanciarmi direttamente attraverso la mia scuola dentro dei Esatto. progetti. Per cui cosa non scontata purtroppo, però a volte può capitare. Per quanto riguarda i casting pubblicitari, appunto, esiste un procedimento che è quello che durante quest'anno di Covid è stato il self-tape. Mhm. Quando hai un casting vai in un'agenzia oppure c'è un ritrovo particolare, di solito è uno studio, e hai il tuo provino. Se non è su parte hai la tua presentazione che è una cosa atroce, atroce. Perché non sai mai cosa dire, non sai se quanti dati devi dare, non sai se devi dire. Ci sono alcuni che vogliono l'età e altri che invece Sì. non la vogliono. No, perché spesso basta quella scenica. Cioè tu puoi avere anche 55 anni, ma se sembra che ne hai 12. Infatti, però invece alcuni mi hanno detto che vogliono sapere che età hai. Sì, dipende. Non interessa a nessuno sapere da dove vieni? No, beh, allora l'età serve se sei minorenne, perché se sei minorenne ovviamente serve uno studio teacher da avere sul set una volta che ti scelgono, quindi a livello legale se sei minorenne puoi stare anche un livello di ore in meno rispetto a un adulto sul Sì. set. Dipende anche dalle fasce orarie, perché non è che un bambino di 5 anni può stare sul set quanto un ragazzino di 13, quindi Esatto. forse è solo quello, però A per il questo resto proposito sì. ho un'esperienza Mi dica. di un set con un bimbo, ma in realtà per fortuna era parzialmente perché avevamo questa pubblicità appunto non si dice, di una lavatrice, Ok? solo con le mani. E dovevano Ok. esserci una mano da donna, una mano da uomo e una mano da bambino. Oh, Questo ok. povero bambino che avrà avuto 3 anni Mhm, e veniva da Milano, credo perché eravamo a Milano, mhm. Questo che quando? stava Questo quando è questo successo? ormai 3 anni fa, 2 anni fa. Il bambino adesso è laureato. Ciao Matteo. Il bambino adesso è laureato. Ciao bambino, è stato piacere conoscerti. E questo povero bimbo che doveva tenere in maniera molto poco naturale un cesto della biancheria, una manina sul cesto della biancheria, con la sua mamma che gli diceva: "No, mettiti così, aspetta", e lui tipo: "Ma io voglio giocare!" Per cui poveri bambini Sì. Sì, spesso è il sfruttati. genitore che non è riuscito durante la sua vita e allora Prova col ne deve, bambino. sì, ne deve risentire il figlio, mi sembra giusto. Non era bellissimo però, un bambino tutto riccioluto, carino, e si vedeva solo la sua manina, vicino alla mia manina, carino. Che cose carine. Però è vero, poveri bambini, capita che si debbano fare queste ore, per cui siate professionali, vi prego, perché i bambini Sì. soffrono tantissimo. Per cui è capitato quest'anno, ci siamo dovuti scontrare con questa cosa del self-tape fatto a casa. Non è facile. No, Io ho assolutamente. un amico che è un direttore di casting, Mhm. Lo Christian, tagli. ciao Christian. Lui ha avuto diverse esperienze che ha condiviso anche con me di Mhm. gente che manda filmati con
gli effetti, per esempio. Io ho appena ricevuto una transizione a stella che è stata la cosa più bella che abbia mai visto in questo ormai Sì. lontano 2020. Non lo fate, non No. fatelo. Non è difficile, fare un self-tape fatto bene, bisogna avere un po' di sale in zucca, sapere o comunque informatevi. C'è un modo per imparare a farli o per essere aiutati a farli e Mhm. quello serve. Da una parte Sì, io lo trovo molto utile perché certo. evita agli attori di doversi fare strada chilometri e chilometri per andare a fare la stessa identica cosa. Dall'altra è un peccato perché tu ti stai giocando tutto con un video di 40 secondi e non è Mhm. esattamente No, non però se riesci te la sai magari a giocare mettere te bene. stesso in un video di 40 secondi. No, quello sì. Tu invece cosa dici? Cosa hai ricevuto Io ho di strano? ricevuto... Qualche Ho ricevuto gente che non aveva il portfolio e mi ha direttamente linkato il loro TikTok. ok? Il che non è la stessa cosa, perché ci sta, come abbiamo detto anche precedentemente, ci sta non avere esperienza, però fammi un self-tape piuttosto, fammi la tua scena preferita di un film che ormai sai a memoria, Titanic, mandami la scena di Titanic, quello che vuoi, però non mi mandare il tuo TikTok, perché non è la stessa cosa. Grazie Celine, io preferisco piuttosto che mi mandiate qualcosa di vostro che TikTok, perché TikTok, per carità, ce l'abbiamo anche io e Giulia TikTok, non ne abbiamo niente contro, però è un tipo di recitazione diversa, non è assolutamente interattiva e quindi nessuno fa l'attore perché ha fatto, cioè oddio, sì, c'è gente che fa l'attore perché ha fatto solo TikTok, ma Purtroppo. quella gente non andrà molto lontano, tra un po' ci E ne dimenticheremo. parleremo presto. Sì, certo. Non ti dà lo stesso risultato di una persona che magari si mette lì e ti fa una cosa fatta per bene. Anche perché solitamente TikTok ti guardi nel cellulare, ma questo non è il mio profilo migliore, ma questo è... Aspetta che ci metto il filtro. No, a noi servono cose crude. Dimenticatevelo, regà, il I profilo filtri... migliore o siete Barbara Streisand e siete già Barbara Streisand e potete avere il profilo migliore in tutti i film, o Esatto. dimenticatevelo perché se vedrete delle robe orrende sulla vostra faccia quando registrate, Sì, sarà sì, la sì, vostra sì. faccia. E il preoccuparsi di essere fighi mentre si recita, ve lo dovete completamente No, esatto. dimenticare. Però sì, filtri, cose di Snapchat. Io mi sono beccata anche foto di un'attrice che me le ha mandate ed Mhm. erano palesemente dei filtri di Snapchat. Oggi che è facilissimo farsi una foto fatta bene, perché con queste ring light, con i telefoni che ormai hanno una... Si vede nei miei occhi che ho la ring light. No, la mia è più laterale, quindi non si nota. Però adesso i cellulari hanno comunque una definizione buona. Non c'è neanche più bisogno di avere una fotocamera professionale per farsi un photoshoot, ad esempio. Ma poi, regà, Quindi, tutti hanno un amico a cui piace fare il fotografo. però in Non tempi di basta. Covid, se l'amico non può venire a casa tua, autoscatto, Ti fai ring un light, fotino, ring light che costa 20 euro su Amazon, dai ragazzi, su. fate un investimento. Sì, non sono Provate, tantissimi. piuttosto, non volete, il ring light non c'è una bella finestra con una bella luce, vi prendete e vi Sì, fate una bella foto come si deve. Non serve tanto, però non troppi filtri, non editate troppo, perché no. si vede se vi modificate. Mhm. Cioè toglietevi il brufolo per carità, perché va Sì, benissimo, quello ci sta. però deve essere la vostra faccia, non puoi gonfiarti le labbra, stringerti Sì. stringerti il naso. Mhm. Cioè, o sai fare un contouring da Dio e allora ti riesci a sistemare un po' prima Però del c'è film. anche da considerare che poi se vieni preso per un film ci sarà una truccatrice che ti trucca e non ti truccherà mai come ti trucchi tu. Esatto, quindi Quindi... truccatevi bene, per carità, E non assolutamente, però. troppo, E perché non bisogna troppo. essere il più naturali possibili. Ci sono state cose pazzesche, soprattutto riguardate i self-tape, perché io ho ricevuto self-tape che non sono stati riguardati. Self-tape senza audio. Che tu puoi essere bellissima. Sì, poi hai la voce così. Io non so. C'è molta gente che non si riguarda i self-tape, c'è molta gente che mi manda troppa roba e che io non guarderò. Se mi mandi tutti i tuoi social, tutti i link di tutti i corti che hai fatto nella tua vita, io non me li guarderò tutti. Bisogna anche essere sintetici. Dovete essere un po' pignoli, dovete avere un po' di OCD se... Mandatemi quello che secondo voi è il vostro pezzo forte e io guardo quello, cioè non è che mi metto a guardare tutti i vostri film perché io non ce l'ho il tempo, ho magari altre 50 persone da guardare e poi Esatto. non guardo sempre tutto, nel senso se già mi serve il self-tape non sto lì a guardarmi anche tutto quello che mi è mandato. Scegliete. Di solito a noi qui, per esempio, quando ti chiedono il self-tape o di mandare qualcosa, puoi mandare la foto intera e la foto in primo piano. Evitatevi la foto intera dove siete talmente tanto in posa che non si capisce come è fatto il vostro corpo, per Esatto. esempio.
Alcuni chiedono in costume perché non è tanto però è il modo migliore per vedere il vostro corpo. Lo so, anche Sì, secondo me non è... capita. Però sì, Però lo chiedono a uomini e donne, sì, cioè sì, 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 anche sì, qui quando lo chiedono sia a uomini che a donne. Purtroppo questo mestiere implica che il vostro aspetto fisico sia usato sì. come mezzo di lavoro, non sei uno Mhm, psicologo e quindi utilizzi il tuo cervello, è il tuo corpo, è il tuo viso. mhm. Mm, A volte non serve essere perfetti, anzi. No, no, assolutamente. Un'altra cosa sulla quale volevo basarmi è, io personalmente, ma lo so che molti casting director lo fanno insieme al regista, non guardo quanti followers avete su Instagram o quanti followers avete su Beh. TikTok, a me non frega assolutamente niente. Prima di tutto perché oggigiorno si possono comprare bellamente, quindi io da domani potrei anche avere 1 milione di followers, ma me li sono comprati. Quindi a me quello non interessa, anche perché mi sono arrivati molti profili che hanno 50.000 followers, però hanno 20 like ai post, quindi voglio dire, è palese Abbastanza che li hai chiaro. comprati. Quindi a me non interessa perché i followers non vuol dire che tu sei bravo. Non voglio nominare TikTokers o influencers di adesso perché sarebbe Li brutto. nomineremo No, nell'episodio dedicato, ma facendo beep. ma non è neanche il caso perché alla fine se la gente sa chi sono quelli più popolari sa perfettamente di chi stiamo parlando, però Esatto. non hanno realmente un talento, parliamoci chiaro. Cioè sono molto carini, sono delle belle ragazze e bei ragazzi, però cosa fanno nella vita? Niente. Se volete pubblicare qualcosa, questo è un consiglio spassionato, Mhm. di recitato, cantato o altro, cercate di far tutto in un take solo. Un self-tape oppure un monologo da fare, Mm, take unico, inquadratura unica, si vede se siete in grado di farlo. sì, Se siete in grado di farlo così, figuratevi quando fate 2, 3 take, 4 tagli diversi e avete 18 inquadrature sulla stessa faccia. sì. Hai voglia. Ah, e non fate finta di mettervi il collirio per piangere, perché poi se siete sul set e dovete piangere seriamente lì sarà un problema, sicuramente. Dovete capire quando è il momento giusto per piangere. Se vi stanno Esatto. riprendendo da 6 metri, non è il momento giusto per piangere. Se forse vi stanno riprendendo così, allora sì. Adesso sto per dire una cosa molto acida. Vai. La gente senza talento è quella che arriva alla fama più in fretta, ma che si spegne anche più in fretta. Quindi se questi influencers adesso stanno facendo film, il che non è giusto, perché c'è gente che studia per fare i film che stanno facendo loro, con gli attori con i quali stanno facendo questi film, perché tu dici, questi attori con cui loro stanno facendo i film hanno fatto molti studi, hanno fatto tantissime cose, loro l'anno scorso non li conosceva nessuno, quest'anno sono già su un set a Hollywood, che magari si sono trasferiti dal Canada o si sono trasferiti dall'Europa o da altri posti per fare cose a LA, però quando quella fiamma si spegnerà non saranno più in grado di pagare un affitto a LA, che costa tanto, non saranno più capaci di mantenere la casetta che si sono comprati con i soldini dei social media, dovranno tornare a casa. Mi auguro per loro di no, perché non è che io gli voglio male, però purtroppo è così. Nel senso è facile fare Non fama con cercate, il faccino, cosa però... importante, per fare questo mestiere non cercate la fama. Cercate di poter vivere di questo lavoro. Mhm. È la conquista più grande. Ce ne sono migliaia di attori che non sono A-list, Mhm. però vivono la loro vita, sono fuori dai riflettori e secondo me stanno anche meglio a volte. Oddio, sì. Sì. Io sinceramente invidio quegli attori che riescono comunque a far fama, ma non hanno né Instagram né Facebook né... Beati loro, perché O comunque magari adesso ce i l'hai, ma social sei media... Tom Hanks. Sì, esatto. Cioè, Però adesso i social media servono un po' a tutti, no? Anche per farsi pubblicità, il che va benissimo, non abbiamo niente contro questa cosa, però assolutamente. quando poi No, inizi a anzi, li fare fama abbiamo, li attraverso quello... usiamo, assolutamente. Sì, 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 sì. Però sai, il prendersi $20.000 per un post di Instagram, tu dici, Sì. cioè questo, magari c'è una persona che per arrivare a $20.000 deve lavorare 1 anno e mezzo, invece tu lo fai in un giorno, cioè ci sono queste cose Sono le esagerate. ingiustizie del mondo. Sì, cioè ci sta magari guadagnare, però $20.000. Non so neanche C'è come gente sono che... fatti i $20.000. No. Questa non è un'esperienza mia, è un'esperienza di una mia amica che ha studiato a New York, Mhm. musical, Wow. e venuta qui, ha studiato anche con il preparatore di Hugh Jackman, Una quindi cosetta, insomma. una cosetta, insomma. Purtroppo arrivata qui ha una bellissima voce, canta benissimo, Mhm. è andata in uno studio e le hanno chiesto: "Ma hai TikTok?" E? "No." Allora no, non puoi andare mica da nessuna parte. È di questo che vorrei parlare, nel senso,
Uno studia gli anni e fare determinate cose comporta anche studiare per tantissimo tempo, dalla Mm. mattina alla sera, nel weekend, quindi non hai più una vita. Sono E lo dico, sacrifici, sì, e lo sono dico tanti per esperienza sacrifici e non personale. sono solo tuoi sacrifici, perché se No, magari gli studi te assolutamente. li pagano i tuoi genitori, Infatti. E poi per fare una cosa devi avere un'app. Per carità, ce l'abbiamo anche noi, ci diverte un sacco ripeto, il TikTok. problema è che non pensiamo di Assolutamente. lavorare in Con questo modo. TikTok, quindi non è giusto. Non è assolutamente giusto per chi veramente ha No, speso gli anni e ha sacrificato anni della propria vita e a poi si fare vede sorpassare da gente che non ha mai fatto niente e ha deciso di scaricarsi un TikTok. Quindi non... vabbè, questo purtroppo è un argomento delicato. Mhm. Ci sono persone, perché poi ci sono persone che TikTok, Instagram, quello che è, fanno delle opere d'arte. Sì, sì, c'è molta Perché io gente vedo delle talentuosa su cose TikTok. pazzesche, soprattutto Sì, in sì. questo periodo, tipo legate al make-up. Vedi persone che fanno dei lavori, veramente delle opere d'arte, Mhm. e poi magari ci sono dei make-up fatti al cinema. Malissimo. Io ho notato anche molta gente che fa molti effetti speciali, fatti molto bene. Effetti speciali è assurdo Sì, sì, che a volte ci si ritrova su internet cose migliori rispetto a quelle che vedi al cinema e fai, sì, sì. ma... Ho visto anche molte costume designer che si fanno i Mhm. costumi da soli, o molti cantanti anche molto bravi su TikTok. Quello sì, perché dici, è un talento, almeno fanno qualcosa. Perché io vedo gente Mm. che ha milioni di followers, ma si fa solo i video allo specchio e sorride. Cioè, voglio dire, Non è esattamente la stessa cosa. Purtroppo lì è il mondo, perché se il mondo permette di dare a queste persone visibilità, significa che non è solo un problema di queste persone, ma no, assolutamente. No, ma di infatti io tutto non quello ce che l'ho le con queste circonda. persone, ce l'ho con chi davvero non ha niente di meglio da fare che vedere una persona che si fa un video allo specchio e sorride. Cosa ti ha dato Purtroppo è quel così. video? Cioè, tu hai visto questo video di 20 secondi, cos'è che ti ha dato? Hai buttato 20 secondi. Per Vai carità, a poi guardare magari la un persona... cucciolo che inciampa. Sì, no, infatti, però voglio dire, cioè per carità, se poi la persona è molto attraente, dici, vabbè, però è figo, sai com'è? Sì, ok, ma ora che l'hai guardato 20 secondi che si guarda allo specchio, tu cosa ci hai ricavato? Sentirti probabilmente in soggezione perché tu non sei così figo. Quindi Esatto. perché ti devi prendere Io, male guardare una persona per 20 secondi che si guarda allo specchio, quando potresti guardare qualcuno che canta benissimo? ecco. O Quindi... meglio, soprattutto se vuoi fare questo mestiere, visto che stavamo Mhm, parlando anche di self-tape, ti mhm, deprimi e non è così. Purtroppo adesso sembra che il cinema o la TV o quant'altro sia fatta solo di belle facce. sì, Ma raga, conta essere bravi. sì. Lo so che detto così, detto da due che si fanno il culo, magari vale poco, ma Mhm. veramente se si continua a pensare a che, no vabbè tanto se sono figo comunque posso arrivare da qualche parte. Magari Va bene, temporaneamente, sì, però poi... ci puoi arrivare, poi a un certo punto, magari a 30 anni perdi i capelli. Vorrei citare Giulia Roberts che, in un'intervista ha detto, è arrivata a una certa età, ad Hollywood non vieni considerato più, perché No. non ci sono parti, perdoni, a una certa età, e quindi mi sono aperta la mia casa di produzione e ciao a tutti! Continua ad essere Giulia Roberts e fa quello che deve fare. Ci sta. Esatto, però per essere Giulia Roberts non sei una TikToker. Cioè, ci sta a usare I social come usare i trampolino. social come trampolino di lancio, perché comunque è facile se sai bene come usarli, perché non tutti li sanno usare. Se sai bene come usarli, riesci a raggiungere le persone giuste e poi da lì fai quello che devi fare, però comunque almeno un minimo di preparazione la devi avere. Io vedo molti artisti anche che si fanno pubblicità su Instagram e poi pian pianino magari Mhm. fanno le loro mostre, ed è giusto che sia così. Ma Giusto che qualcuno sia di, così. di bravo, giustamente, Sì, sì, si sì, sì. trova in mezzo a tutto il delirio ed è giusto Mhm. così. Comunque questo video è sponsorizzato da TikTok TikTok, Instagram, e i nostri Twitter. TikTok sono qui sotto. Non pubblicate tutto quello, se fate gli attori, adesso Federica magari mi dirà di no, ma non pubblicate tutto quello che fate anche a livello professionale. Per esempio, lo showreel non va pubblicato in giro. No. Di un lavoro, un pezzettino di una cosa, ma tutto lo showreel con la vostra presentazione e tutte le cose che avete fatto non va No. pubblicato in giro, è meglio di Poi no. vabbè, dipende. Se sei un cinematographer, forse sì. Perché io, ad Vabbè, esempio, ho beccato dei cinematographer su Instagram mhm, e ho visto il loro showreel sul loro Instagram e li ho per i loro chiamati, lavori. anche se sarebbe meglio avere magari il tuo sito nella bio, però ci sta anche quello. Sì, sì. Però sì, no, sui database sì, perché ad esempio noi qua abbiamo diversi database dove ci Mhm, sono diversi siti. mhm. C'è un sito ad esempio qua che si chiama Backstage, che è un sito dove abbiamo tutti gli attori di qualsiasi tipo, con gli studi, quante lingue sa parlare, quanto sono alti, la filmography. Ecco, un'altra cosa è la filmography.
IMDb, anche lì non va messo tutto. Qual è il tuo goal? Cos'è che ti piace fare? Ti piacciono 2 cose? Perfetto, metti i credits per quelle cose. Cioè a me non interessa che tu nel 2013 hai scritto un cortometraggio con un tuo amico a 13 anni, ad esempio. Beh, è quello che dicevamo prima, evita di dire le cose superflue, Sì, così ma anche i come cortometraggi... non No, no, mentire, cioè quello no. se sei andato al mare una volta e sei entrato in acqua una volta nella tua vita, non scrivere che sai nuotare. Cioè, Anche se, allora ti dirò, lì va a fortuna con la C, nel senso che io ho un amico che non sapeva andare a cavallo, ma ha scritto che sapeva andare a cavallo. Cos'è successo? L'hanno preso. devi imparare. L'hanno preso, lui in un mese e mezzo ha imparato ad andare a cavallo, è riuscito a fare il film, adesso è un film che c'è anche su Netflix, però non posso nominarlo, ed è andata bene, però adesso l'hanno scritturato per un altro film dove deve andare a cavallo. Però sì, cioè magari è anche Mentite un entro modo... certi limiti, cioè, certo, diciamo che un assolutamente. conto è imparare ad andare a cavallo, un conto è imparare il russo in un mese. Ecco sì, però lui mi ha detto una cosa che io ho apprezzato tantissimo, mi ha detto ma sai che per me è anche un modo per mettermi in gioco, tipo magari io ho sempre voluto andare a cavallo ma non ho mai avuto il Sì, motivo, sì, un motivo per andare a cavallo, magari non ho mai adesso ho avuto la imparato. giusta spinta, adesso è stato costretto a farlo e gli ha anche piaciuto, quindi dipende dalle Mentite entro cose. certi limiti. Sì, cioè se volete mettervi in gioco, mettetevi in gioco, però dipende dalla situazione, ecco. Esatto. Ci sono cose che si possono imparare in un mese, dal Sì, tempo che vieni sì, sì, preso, ci sono cose che non si possono imparare. E esatto. rischiate di fare una brutta figura. E l'aver fatto il make-up artist per un corto una volta 6 anni fa non vuol dire che siete un make-up artist, perché sul set magari c'è il regista di turno che non ha abbastanza budget per darvi gli strumenti per fare make-up, quindi dovrete averli voi. È sempre così, cioè bisogna capire Sì. un po' qual è la serietà del progetto per il quale si sta facendo la submission. Anche perché make-up artist non vuol dire solo fare il trucco base a una persona, Mm. magari ti chiedono di fare molto peggio. Sì, invece tornando a IMDb, no, a me è successo che ho beccato gente che magari mi ha messo il cortometraggio che ha fatto a scuola su IMDb, che ci può stare se è fatto bene e magari hai detto ok, è fatto bene, lo mando a dei festival e vince, ci può anche stare, però se è tipo un'esercitazione in classe dove la location è la classe e la classe dovrebbe essere la casa di qualcuno e si vede che è una classe, che è un'aula, insomma, quello Fatelo. magari no, quello no, ecco, però se è fatto bene ci sta benissimo, anche perché a me non è dovuto sapere se tu l'hai fatto a scuola o meno, se l'hai fatto bene, no? Ci vuole una certa capacità nel valutare Mhm, dove stai inviando la tua candidatura e perché. mhm. Perché magari, per esempio, ci sono, se io invio la candidatura per un determinato ruolo, non serve che gli dico: ho fatto questa scuola, so suonare, so fare, so disfare". Magari da un'altra parte so che più o meno cercano anche qualcuno che sappia disegnare e io so disegnare, lo scrivo. Sì. Bisogna tenere un po' la parabola per Sì, metti che devi fare il biopic di una pittrice. dici: "Guarda, io so anche disegnare, posso Sì, anche dipingere senza problemi". sì, Perché quello se sì. c'è una cosa che odio sono nei film quando dicono: "Ah, questa qui è una violinista" e poi ha la mano ferma. Mi sta venendo in mente il film Stay con Chloe Grace Moretz. Mh? L'hai mai visto? No, mi Lei sa di no, che ma me ne suona avevi o il parlato. violino o il violoncello, forse il violoncello. E non è lei, cioè non è neanche il suo corpo, hanno photoshoppato solo la faccia sul corpo di questa e si vede perché non si muove bene. Il Reface funziona molto meglio di quel film lì. Ah! Deepfake funziona meglio. Deepfake e Reface. Cioè, No, raga, no. E questo non è un problema degli attori. no, a me Chloe piace tantissimo, io la Sì, sì, adoro. sì. Se guardi Jurassic Park, è fatto nel 93, sembra più recente di quel film lì. Eh, sì, questo fa sempre parte del mondo del casting, del self-tape, del portfolio, del Sì. video showreel. Scegliete bene con cautela, perché una parte che avete fatto tanto tempo fa magari può essere un vantaggio, ma a volte può Mhm. essere un Sì.
uno svantaggio invece se non è calcolata bene. Sto pensando se ho qualche esperienza da raccontare a livello di casting. Beh, allora non è esattamente un casting, ma qualche tempo fa, settembre mi pare, che mi è arrivato quel copione che ti ho mandato. Oh, Oh, sì. oh. Oh. Se qualcuno vi contatta per una parte e non sa neanche chi siete, non vi ha mai visto recitare, la parte è abbastanza sostanziosa, potrebbe significare che ha l'acqua alla gola e ha assolutamente bisogno di qualcuno. Non accettate sentendovi lusingati. Potrebbe anche voler dire che ha anche altre intenzioni. Assolutamente, per carità. Ok, state attenti, anche i ragazzi, però mi raccomando. Tutti. E per riuscire a capirlo, vi basta anche, non vi serve che abbiate qualcuno che controlla, ma ormai va di moda, ci sono in giro gli script, le foto Sì. degli script di film famosi. Cercateli e vedete se hanno lo Cercateli, date stesso formato. un'occhiata. Già se ve Ne lo avevamo mandano già in parlato. Word, hanno mandato un copione in Paint. Come si fa a scrivere in Su Paint. Ok. Cioè io Hai per sicuro? aprirlo dovevo aprirlo con Paint. Bello. Oppure le note del Mac. No. I copioni se arrivano in PDF. Basta, Basta. non ci sono altri formati. Guardate i dialoghi. Mhm. Leggeteveli bene, possono magari sembrare, vi giuro, questi dialoghi che ho letto io erano un'atrocità. Questa persona è venuta a riempirmi di complimenti, aveva bisogno di questo, vedrai questo progetto perché io ho già un altro progetto da un'altra parte ed è andato benissimo, ha fatto questo, ha fatto quest'altro, poi guardi il copione e dici è impossibile. Chi hai comprato per mettere in giro questa roba? Attenzione, attenzione. No. A questo serve l'esperienza, perché se voi avete letto diversi copioni e conoscete gente che fa queste cose, così potete capire se è una fregatura oppure se è una cosa Certo, a maggior ragione se magari valida. conoscete qualcuno che vi può dare un'occhiata a quello che avete ricevuto è anche meglio. Esatto. Però anche Quando da ricevete soli... casting, soprattutto credo quando non siete voi a proporvi, ma quando magari vi arrivano, sì, fatevi amici nell'ambiente, chiedete, sì. domandate. Mandatelo a noi, nei contatti ce li Esatto, avete. mandatelo a noi. Questo copione può andare bene? Ve lo No, facciamo vedere? No. no. Consulenza gratuita. Ed è brutto quando vi arriva una parte, è brutto rifiutare, Mhm. soprattutto se, come l'anno scorso, non ci sono lavori, si fa fatica, cioè è brutto dover dire no, però tenete presente che magari vi rovina, non è la pubblicità che ne so, l'attore famoso che fa la pubblicità del dentifricio come primo lavoro e poi diventa Robert De Niro. No, ce ne vuole un Questa po'. cosa rimane per sempre su internet o dovunque sia e magari uno vi cerca su internet, trova quella cosa e decide di non prendervi perché c'è quella cosa lì. Esatto, guarda, a me a maggio è arrivata una mail che diceva no, stiamo cercando gente che parli in camera della loro esperienza di questo Covid, se vi è bloccato da qualche parte. Ad esempio io sono rimasta bloccata dall'altra parte dell'oceano, cioè non sono riuscita a tornare a casa e quindi sono rimasta mesi da sola a casa e volevano sapere la mia esperienza. E io ho detto, ok, va bene, cioè carina come idea, ci può stare. Mi hanno detto no, però comunque devi comprarti tu la camera e poi noi ti ridiamo indietro i soldi se vince qualcosa questo film. No, cosa vuol dire? Io ce l'ho una camera, però loro una telecamera ce l'ho. Però loro mi hanno detto, se non ce l'hai la telecamera, la compri, ci invii quanto hai speso e se il film vince qualcosa in qualche festival che ha come premio in denaro qualcosa, ti ridiamo indietro una parte del costo. E ho detto no. Cioè, a parte... Certo, No, certo, sì. lì non è difficile capire che è un... Però sì, arrivano anche queste mail. Vabbè, a parte che a me arrivano mail di attori, tipo almeno una trentina al giorno, ma non di casting. Tipo, ciao, sono Tizio Caio, questo è il mio portfolio, però so fare anche questo, che non hanno assolutamente niente a che fare con acting, ma so fare anche questo, e tu dici, ok? E trovano magari la mia mail su LinkedIn, no? E mi mandano, a me arrivano mail di questo tipo ogni giorno. Uno mi ha mandato un video di 20 minuti di lui che spacca la legna, un attore. Apprezzabile? No. Allora totalmente inutile. Non è Chris Evans, se è quello che ti stai chiedendo. Showed him. Isn't that the why we fight? So we can end the fight? So we get to go home? Vabbè, però mai una gioia. Mai. Questo devo dire che è una cosa che ho scoperto solo con l'esperienza. Mi è capitato di andare a un casting dove mi era arrivato il copione e tutto quanto, in realtà un pezzo di copione piccolino perché non davano tutto il copione e c'era scritto subito sulla prima pagina i ruoli e
cosa avrebbero dovuto fare. Sì. Per cui il primo ruolo c'era una donna e diceva questa ragazza ha una scena di seminudo, piuttosto che Anch'io avrei una quello bella dopo, parentesi da aprire su questo. wow, c'è una scena di seminudo, bla bla bla. E io l'ho trovato apprezzabile perché vuol dire che non lo stai nascondendo, cioè tu stai ricercando una persona che faccia un ruolo e deve essere consapevole che c'è questa cosa. Per Sì. cui se io vengo a fare un provino so già, non è che mi ritrovo che poi sul set mi dici comunque adesso c'è la scena in cui sei in lingerie. E no, e no? cosa? E no, c'è, te l'ho No, anche scritto al perché primo perdi copione. tempo tu, perde tempo l'attore, Esatto. perdono tempo E mi è tutti. capitato di arrivare al provino di questa cosa e che mi chiedessero: "Ma tu avresti problemi a fare una scena in intimo?" Faccio: Mhm. No, sto facendo il provino, per cui no." E loro mi hanno risposto: "No, perché è capitata una ragazza che è venuta qui, ha fatto il provino e fa: "Però io non faccio scene in intimo." E io ho pensato: "Una famosa?" No, no, una ragazza più o meno della tua età, anzi qualcosa meno, che, è venuta a fare il provino, voleva fare il provino, però ha detto che non voleva fare scene in intimo. Ma scusami. Beh, lì sta anche all'attore, ci sono molti attori che non leggono. A me è capitato Appunto. tantissimo, non leggono proprio la descrizione del personaggio, non le leggono. Poi glielo fai magari di nuovo presente, giustamente anche a livello legale, glielo devi far presente, comunque c'è una scena di sesso, una scena di nudo. Sì, sì. Ma a me è capitato anche con i registi. La cosa è questa: se sei uno studente ancora, Mh-mh. puoi non pagarli gli attori, perché tu hai il diritto di prendere degli attori per sperimentare, per fare queste cose con i corti, no? Quindi Okay. in teoria non dovresti pagarli gli attori per questi corti di scuola, anche se vengono da fuori. È giusto pagarli? Assolutamente sì, perché stanno spendendo del tempo per te, prendono almeno l'Uber, non è che dico, ok, perché posso anche capire Almeno. lo studente magari non ha tutti questi soldi e ci sta. Però a me è capitato di fare un casting per una persona che aveva 3, non una, 3 scene di nudo. Ho detto, ascoltami, su 10 personaggi che hai, almeno le 2 persone che devono farti queste 3 scene di nudo, Mh-mh. le vuoi pagare? Un minimo. Perché comunque è giusto perché Sì. stanno facendo scene di nudo. E se l'attore, tra l'altro, è d'accordo nel fare una scena di nudo gratis, vuol dire che anche questo attore, uno, non si dà abbastanza valore, e due, forse non è bravissimo se non si dà del valore da solo. Mh-mh. O magari è disperato e quindi dice, vabbè, fa niente. Però, Devo farlo. Sì, perché magari vede allora un conto è l'occasione della sua vita e dici: "Okay, lo faccio." Però di però allora secondo è me raro che come l'occasione diciamo della tua vita sia gratis comunque. esatto, cominciamo col pensare sempre come diciamo sempre noi, un rapporto fra regista e attore deve essere bilanciato, cioè non mi Mhm. puoi dire: "No, tu fai 3 scene di nudo, però non ti pago, però no ca" No. vienimi incontro, cioè L'atmosfera sul set deve essere di un certo tipo, cioè la crew deve essere esatto. minima, infatti si chiama Chiedi skeleton crew. professionalità quando fai tu sei professionale. Esatto, quindi ci deve essere proprio il basico, cioè l'attore, l'assistant director, se vuoi il producer ma non è necessario, il fonico, ma serve L'operatore sempre, e basta. l'operatore, chi mette il fuoco, non mi viene in italiano, vabbè, il camera È giusto. assistant e basta, cioè 5-6 persone, quindi non dovrebbe esserci chiunque, anche quello che fa il catering, la ragazza Sì, che fa esatto. make-up, se serve, se deve ritoccare qualcosa ogni tanto, ok, però. Esatto. Quindi anche quello deve essere... ho notato che non c'è molta empatia nei confronti di un attore spesso, quindi questo mi dispiace. E ci deve essere. Da una parte è vero, ci sono, più fra virgolette, "più coccoli" un attore, più in Mhm, cambio ricevi se l'attore è professionale, perché altrimenti mhm. se ne approfitta. Dall'altra però è anche giusto, è come è molto Aristotele, il giusto mezzo. Sì, È esatto. il giusto mezzo, perché un attore, fa quello di mestiere, per cui non puoi Mhm. pensare di, "No, oggi non ce la faccio a fare questa scena perché non sono No, emotivamente preparato." no, No. Oppure: no, "No, quello guarda no. oggi non me la sento." No, non me ne frega niente, non te la fai. In quel senso no, però appunto se c'è una scena Però, delicata come può essere magari quella di un lutto e quindi l'attore ha bisogno magari del suo spazio per il arrivare suo a tempo. quell'emozione, allora sì, 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 certo non sto dicendo, cioè non vero. servire e riverire l'attore, però comunque avere una certa attenzione nei bisogni Avere la sua per sì, i bisogni anche dell'attore. pensare che da una parte c'è una persona che sta usando delle emozioni, quindi non è sempre facile, Mhm, e dall'altra c'è una persona che deve gestirle, perché il regista deve mhm. anche aiutare un attore a gestirle queste cose. Certo, cioè Vai, scusa. se è già bravo di suo l'attore, benissimo, però comunque deve arrivare a un qualcosa che tu vuoi, quindi devi essere tu a metterlo nella giusta posizione per poter arrivare a quello che ti serve, no? Esatto, anche perché meno volte fai una scena emotiva e in teoria Infatti. viene meglio, quindi Mhm. bisogna essere tutti attivi e tutti pronti.
tutti a, Sì. a Cioè io, girare una per scena. l'amor di Dio, ad esempio, adoro Kubrick, però il PTSD che ha dato ai suoi attori non è di certo il tipo No. di procedimento che suggerirei a un... Legale. No, anche perché oggi non sarebbe più fattibile con tutte le leggi che ci Anche in sono. teatro viene fatta spesso questa cosa. Immagino. Sono registi che Sì, arrivano, beh. arrivano all'emozione che vogliono usando la Sì, sofferenza. secondo me non è giusto. Anche perché No. poi capita che poi per il resto della giornata l'attore l'hai perso. Sì, esatto. Cioè, Non ti può più dare nient'altro. o sei Ormai, disposto ad accettare una cosa del genere Mhm. oppure non puoi Esatto. torturarli così. In America, col fatto che si stanno iniziando a tutelare un po' più di persone, cioè nel momento in cui una persona della crew ti dice qualcosa o ti fa un minimo di sexual harassment, che non è per forza che ti tocca, ma ti dice un qualcosa tipo a bella, cioè tipo in America se uno ti dice a bella e a te non sta bene, lo puoi dire, quello viene licenziato dopo 3 secondi. Lo vedo comunque anche già in Europa si sta iniziando ad avere un po' più di Ad andare attenzione in quella direzione. Sì, No, è un speriamo. ambiente lavorativo come un altro, per cui Sì, deve sì. essere trattato come tale. È giusto. È chiaro che sul set ci sono molte più pause, ci sono molti, soprattutto per gli attori che si ritrovano quando devi fare il setting di una scena, tra una scena e l'altra magari passa un'ora e quindi chiacchieri, Anzi, ti va bene se fai... passa solo un'ora. Ti va bene, esatto. Guarda, non so cosa darei. Esatto. E perché qualcuno ha già preparato tutto il resto prima. Però metti che c'è un cambio di location durante la giornata. Esatto, è un però casino. magari passi 2 ore in macchina, cioè è un ambiente che non è l'ufficio. Perché la gente dice, ma fai filmmaking, che bello, ti divertirai un sacco. È bello, No. io preferisco la pre-produzione alla post-produzione. Mhm. Perché la pre-produzione sto iniziando a dare vita a quello che poi sarà. E poi la post-produzione ho già fatto tutto, però adesso devo assettare quello che ho fatto. sistemare. Sul set è bello, però dipende, perché se poi c'è la persona che arriva in ritardo, la persona che ha dimenticato quello, la persona che continua a mettermi un prop sul set dopo che io gli ho detto toglilo perché non va bene, oppure la persona che, la make-up artist che ha sbagliato a farmi il trucco sulla persona e quindi deve rifare tutto e ci vuole un bel po' di tempo per poi ristruccare la persona, rifarle un altro trucco perché magari... Sul set... cioè è un casino, quindi... Sul set è una legge di Murphy continua. Sì. Va tutto male, bisogna avere il piano A, B, C, D, E. Io non sono il tipo di persona che vuole essere pessimista, però quando fai questo tipo di lavoro devi esserlo un pochino. Cioè nel senso dici, ok, oggi devo fare questo, ma se va male... E cosa se mi succede faccio? questo, e se quell'attore non viene, e se questo fa un incidente, e se quest'altra persona e quindi devi avere sempre non il piano B, fino al piano Z. Si riesce a lavorare bene quando tutti non stanno pensando... il motivo per cui i film vincono gli Oscar è perché tutti stanno lavorando per un fine unico. Come diceva il nostro buon insegnante di regia a Milano, Sì. quando si vince un premio, il premio è sempre da condividere con tutti. Perché se uno vince come miglior attore, però non era da solo sul set con dietro uno schermo bianco. È un lavoro di Quindi- squadra, è bello quello, quindi se tutti gli ingranaggi funzionano, Funziona. allora funziona tutto È un il resto. perfetto orologio. Orologio, certo. Quindi sì, sono d'accordo che la vittoria è di tutti e non è di una persona sola. Sono sempre Esatto. stata di questa... Per quello si idea. ringrazia così tanto durante le cerimonie degli Oscar. Sì, per questo si ringraziano almeno un centinaio di persone. Tu dici Oltre sì, a tua ok. mamma e... e il buon Dio. First of all, I just want to thank everybody who got me here. It took a lot of people too, and I just really appreciate everybody. First of all, I want to thank God for all the things that He has given me. The best agents in the entire world. Lloyd Purvis, Brenda Pauley, Cindy Osbrink, and the rest of her office. I really want to thank them. And I want to thank the Broadcast Film Critics Association. I want to thank Jesse Nelson and Christine Johnson. I just want to thank Bob Shea and everyone at New Lights. And Rick Solomon, David Marshall, and Barbara Hall. And I want to thank my mom and my dad and my little sister Elle. I just want to thank again the Broadcast Film Critics Association for everything. I really appreciate it. Thank you. Quel tecnico luci della Madonna che ti ha fatto la luce di taglio sul viso mentre piangevi e ti ha preso la single manly tear, lui si merita parte del tuo Oscar, ok? Esatto.
Esatto, no, sì. Quindi, ma per quello mi piace la pre-produzione, perché tu cioè inizi a creare queste fondamenta già da lì. Già un buon casting, se fai un buon casting hai fatto gran parte del film, se fai un'ottima cernita di persone che ti servono a livello tecnico, hai già fatto l'altra parte del film, adesso tocca solo girarla, che tu dici solo, anche quello è un solo. procedimento abbastanza però hai già fatto tantissimo, se tu hai già le persone giuste, Sì, hai già fatto una buona parte del sì. lavoro. Poi soprattutto può capitare anche di avere magari un periodo nella propria vita, però purtroppo i problemi personali devono essere Devono lasciati a stare casa. fuori. Nel momento in cui tu varchi quella porta, i tuoi problemi devono rimanere lì. Perché anche quello va ad influenzare il lavoro. Scusate, Abbiamo un c'è ospite. la mascotte. È la nostra guest di oggi, Freddy. Lui è un gatto. Tra l'altro lui ha partecipato a un film. Non è ancora uscito al cinema, ma uscirà al cinema spero quest'anno. Oltre io, oltre me, Oltre io. c'è anche lui. Oh, Una allora vera siamo star. onorati, abbiamo una star oggi. No, comunque stavo dicendo, purtroppo i problemi personali vanno lasciati al di fuori del set perché dove tu inizi a fallire, inizia a fallire tutto il resto. Mhm. Come una Esatto, catena sì. di montaggio, no? Esatto, e anche perché quando giri una scena ci sono talmente tante cose. Salute! Quando giri una scena ci sono talmente tante cose che devono andare tutte bene contemporaneamente. Sì. Audio, luce, camera, attore, costumi, trucco, Certo. tutto. E se uno di queste persone comincia a non fare bene il suo lavoro, Anche perché ci siamo sono dei soldi in ballo. tutti. Eh sì, ci sono dei soldi in ballo e quindi, cioè ad esempio se sei in un soundstage dove c'è una stanza dove c'è l'ospedale e l'altra stanza dove c'è l'ufficio, perché ci sono questi tipi di soundstage dove ci sono diversi ambience, metti che stanno girando nella camera da letto e tu nel frattempo devi arredare tutta la stanza, che ne so, dell'ufficio, però stai piangendo perché ti è successo qualcosa, quando finiamo di girare arriviamo e non è ancora stato fatto niente, tu stai rallentando tutta la produzione. Quindi Con questo non vuol dire che sono tutti degli insensibili assolutamente mostri no. e se stai male, però Perché io sono dell'idea che tutti hanno dei problemi, delle c'è chi giornate non no. c'è chi non lo dimostra e c'è chi deve assolutamente dimostrarlo, però se un lavoro è un lavoro, devi mettere tutto da parte. Poi magari ne È un parliamo lavoro. durante la pausa, se non siamo troppo stressati. Esatto, Ci è sta, un lavoro voglio come dire. tanti. A noi è capitato per l'ultimo capitolo di un progetto che stiamo ancora portando avanti, una nostra attrice è stata male, è dovuta andare in ospedale il giorno stesso, proprio quel giorno in cui ci serviva per le riprese, però cosa devi dire? No, metti da parte. Metti No, da parte l'ospedale. esatto, metti da parte quello che devi fare in ospedale e vieni prima a fare la scena. No, perché poi è stata anche operata Esatto. d'urgenza, poverina. Proprio per quello che dicevamo anche prima, gli imprevisti ed essere Sì. pessimisti funziona, però se sei una persona pragmatica riesci Mhm. a fare altro e a Sì. portare a casa altre cose, altre scene Lì per e- fortuna avevamo un piano B. ed è andato. Siamo riuscite lo stesso, anzi, ciao Laura, spero Ciao che tu Laura, stia meglio. spero che tu stia bene. E siamo riusciti comunque a fare quello che dovevamo fare, la ragazza sta bene, l'abbiamo sentita, sta benissimo. Vogliamo parlare come chiusura? Mm. Vogliamo raccontare di qualche, non nostro casting, ma magari qualche video che abbiamo visto di casting di attori? Scusa, Praticamente è successo questo con IMDb Pro, volendo poi anche chiamare qualcuno di famoso se sono disposti a fare qualcosa. Ah, va bene, no, perché a me servirebbe la versione adulta del mio protagonista, che comunque non prenderebbe tanto tempo a questa persona famosa se la trovo, perché comunque la parte di lui da adulto è alla fine, sono gli ultimi 3 minuti neanche. E lui mi fa, sì, no, in quel caso sì, ci sta, prova a vedere chi vuoi, no? Io ho sempre voluto Henry Thomas, Sì. che è il bambino di E.T., Sì, quello che fa sì, Elliot. E io mi ricordo il suo tape, era piccolissimo e l'avevano castato per fare Elliot. But you can't take him away. He's mine. I'm gonna take him. You can't take him. I'm afraid I have to, son. You can't take him away. He's mine. But it's not my choice. The president asked me to come here and get him. I don't care what the president says. He's my best friend. And you can't take him away. Okay, kid, you got the job. E lui è ancora un attore della Madonna, per fortuna adesso lo stanno riconsiderando perché ha fatto un po' di tempo Esatto. in cui non faceva tantissimo e l'hanno preso per The Haunting of Hill House. All'epoca quando io l'ho incontrato aveva appena finito, era uscito da pochissimo su Netflix e sono andata a una convention dove lui era l'ospite
Però c'erano diversi ospiti, c'era anche lui. E c'è anche l'attore che fa il suo fratello maggiore, adesso non mi ricordo come si chiama, comunque c'era anche lui. Però io gli ho proposto questa cosa del mio corto e lui era molto preso bene. Cioè lui mi ha detto, ah sì, no, volentieri. L'unica cosa, c'era lì il suo agente perché mi fa, guarda, volendo ci può stare, però noi dovremmo iniziare a breve le riprese di The Haunting of Bly Manor, 2, sì. che è il 2. Però all'epoca era The Haunting of Hill House 2, ancora non c'era il titolo, sì. perché ti sto parlando di aprile del 2019. Quindi ho detto, vabbè, ok, quindi avevo anche lì, sempre parlando di avere il piano B, avevo un altro attore nel caso di scorta, nel caso. Ma lì è figo perché ho imparato per la prima volta come si trattava con un attore famoso. Quindi lì gli fai un'offerta di un minimo. Che ovviamente non sto qui a parlare di soldi. No, Gli fai un'offerta di un minimo, ovviamente l'attore nel caso dovrebbe avere il suo RV a parte, che sarebbe la sua roulotte, non perché sono bastardi, ma perché è così che deve essere. Se hai una guest star sul set dovrebbe stare a parte per i cavoli suoi, poi se lui vuole uscire da lì e parlare con gli altri lo fa, anzi vedendo com'è il tipo di persona che ho visto che è così, è molto alla mano, è molto tranquillo. E lui aveva accettato, poi all'ultimo l'avevano posticipato di forse un paio di settimane, le sue riprese. Io ancora non avevo il mio schedule, non avevo ancora il programma delle mie riprese perché stavo aspettando un'altra persona che mi desse l'ok per una location e poi me l'hanno data ai primi di settembre. E invece lui è partito tipo a fine agosto E quindi niente. per girare quindi non l'ho potuto avere, però mi sono sempre ricordata di quel tape che lui ha fatto quando era piccolino, quando gli hanno dato così sullo spot e gli hanno detto sì, ok, hai la parte. Lui ha preso, si è messo a piangere a comando, tranquillissimo, e poi grazie. Mentre si asciugava le lacrime. Forse all'epoca ancora non aveva capito quanto iconico sarebbe stato il film. Sarebbe diventato, no? Sì, Cioè, secondo me no. pensa a riguardarlo indietro adesso. Beh, è una Yes, gran wow. prova, cioè la dimostrazione che Io penso, sì, il penso... talento c'è, quando c'è il Sì, talento, sì. ma quello vero. It's what we did. Lui come Giovanni Ribisi. Giovanni Ribisi è un altro attore che a me piace Sì. tantissimo, Sì, che ho però presente non lo chi è. vedo tantissimo in giro. Anche se adesso è stato confermato per Avatar 2, quindi sono contenta, però secondo me non è il tipo di film che è per lui. Cioè, nel senso, ci sta, ovviamente, perché Giovanni Ribisi dove lo metti lui fa, e fa cose fighe. Però non è il tipo di genere nel quale io Lo vedi? lo apprezzo di più, sì. Perché Avatar sì, è bello, però non è che dici... Cioè, per carità, ha vinto un sacco di Oscar. Non è un film drammatico, no? Che ha una prova Sì, di... sì. Per carità, hanno dato vita a questa nuova tecnologia con i keyframe, il motion capture, dove gli Sì. attori comunque esprimevano le loro emozioni, però erano Non erano loro. qualcosa di diverso, non erano loro, ma Sì, sì, erano no, loro. io Quindi era mi figo. ricordo la prima volta quando sono andata a vederlo al cinema, che proprio il mio pensiero è stato, ok, sembra, è da dire così, ok, però sembra vero, cioè Sì. nel senso quando soprattutto il Mamma mia. background della foresta o Mhm. quelle cose lì, E poi per li me era, vedi e cioè, sono in un capannone di cemento con 4 esatto, puntini in e faccia. invece era talmente fatto bene che, ok, è vero, Ma andati su un immagina, pianeta alieno e hanno registrato questa cosa. esatto, e immagina adesso 10 anni dopo come sarà la tecnologia. Sarà anche meglio. Speriamo. Sicuro. Io mi ricordo, l'ho visto per i miei 20 anni, Avatar. Adesso ne faccio Sì. 30 tra qualche giorno, quindi voglio dire. Ui! In 10 anni sarà migliorata sta tecnologia, no? Se mi facessero il regalo dopo 10 anni, così mi vedo Avatar 2 per i miei 30, non sarebbe male. Yeah! Ciao James Cameron, che sicuramente sta guardando questo Questo podcast. Lui come altri milioni di spettatori che ci seguono ogni giorno. Ogni giorno, sponsorizzato da James Cameron. No, non ci credo che la prima domanda è: Did James Cameron make money from Titanic? No. Ma perché? Ok ragazzi, è stato bellissimo anche questa volta. Non so se è stato bello per voi come lo è stato per noi. Emozioni forti. Adesso mi accendo una sigaretta. Sì. Questo raga. podcast è sponsorizzato da... Mi fumo un pennarello. Ok. Non si fuma, raga. Ho una domanda per te. Hai una domanda per me? Ti ricordi il ban che avevano pensato di mettere nei film, che poi non è andato in porto? Dove toglievano il gesto del fumare, no? Dell'accendersi la sigaretta nei film. Tu cosa ne Sì. pensi? Allora, io sono convinta che il cinema sia un mondo
separato dalla realtà. Il fumare è parte di è chiaro che è un vizio ed è una cosa non bella, ma esistono personaggi, cioè i personaggi più belli della storia del cinema sono quelli pieni di vizi, quelli in Sì, grigio, che non non sono quelli perfetti. in bianco e Mm. nero. Per cui, cioè, se tu togli il fumare a determinati personaggi super iconici, cosa... Io penso che serva anche all'attore per dare quell'accento in più Beh, a... se ce l'ha bisogno, Sì, se il assolutamente. personaggio lo impone, cioè, è un vizio, ok, ma dovresti togliere tutto, l'alcol, Sì, le scene di sesso, dovresti togliere tutto. qualsiasi cosa, e allora Assolutamente no. che No, senso sono ha? d'accordo. Io penso che rifare la stessa scena senza la sigaretta per quanto riguarda un determinato personaggio potrebbe togliere al personaggio tantissimo. Assolutamente. Non Sì, vuoi sì. fargli fumare veramente la sigaretta? Ci sono tantissimi props che adesso sembrano sigarette vere, ma non lo sono. Sembrano vere, cioè, C'è molto CGI anche, nel Mm, senso che magari c'è la sigaretta ma non è accesa e poi la aggiungono dopo. esatto. Anche soltanto avere l'oggetto in mano per l'attore può portargli molto. Sì. E poi magari alla fine del film scrivi comunque tutte le scene dove l'attore stava fumando e non era vero, bla bla bla. Ma anche perché, guarda, ormai grazie appunto ai social e a tutto quel mondo lì, Mhm. ci sono foto di attori che sono gli attori veri che magari fumano, li prendi fumare veramente e quindi Sì, certo. cioè, a cosa Se serve? l'attore È lo fa chiaro già di che suo, se tu mi dici questo film è un film dedicato a una fascia di età fino ai 10 anni, magari evitiamo di metterci qualcuno che fuma, certo. per carità. Però, cioè, se devi mettere un personaggio che fuma il sigaro, raga, cioè... Certo. Adesso, cioè, o che sparano, o che, cioè, allora vabbè, Mhm. togliamo tutti i film di Martin Scorsese. Sì, cioè immaginati Gandalf senza la sua pipa. Roba. No, dai. Eh no. Gandalf senza la Già, pipa. Sei un Hai toccato il fattone. gatto. Cioè, No. tutti i film trafumati o, come si chiama? Fanboys, Ma che è sì. basato su loro che fumano o che si fanno di funghi, regà. Il Cioè, classico mafioso malavitoso che ti invita nel suo ufficio per fare due chiacchiere. Quindi Scarface lo togliamo dalla faccia della terra. Sì, proprio completamente. È bello magari prendere in considerazione certe cose perché Sì. comunque sì, è vero, il film può influenzare magari qualcuno che è un po' più Mm. debole sotto questo aspetto, Cioè, però. ho capito. C'è anche questo problema, allora. Mhm, Cioè, se tu non riesci a distinguere la realtà mhm. dal cinema, grave. Ah, ecco, ti faccio io una domanda, così finiamo su una domanda. Ok. C'è moltissimo in questo periodo, cioè in realtà penso negli ultimi anni, Mhm. questa abitudine, perché a me sembra un'abitudine, Sì. di magari guardare dei vecchi film e criticare ogni singolo minuto di questo film senza contestualizzarlo. Sì. Ovvero è un film che è uscito al cinema negli anni '80, Mhm. certe tematiche probabilmente non sono, oppure certe terminologie utilizzate Sì. non sono sempre politically correct. Ma lo stesso Friends forse oggi non avrebbe tutto il successo che ha avuto durante gli anni 90, Mhm. perché trattava Mhm. argomenti che magari sì, noi che siamo cresciuti in quel periodo diciamo ah che ridere, però qualcuno che non o che si sta adattando a questa linea di pensiero di adesso potrebbe dire non è poi così bello Friends. Ma anche sì. lo stesso Via col Vento è stato girato in un periodo in cui Beh, molte cose adesso oltre ad essere stato girato in un periodo è anche ambientato in un determinato ed è periodo. ambientato in un periodo anche Per cui precedente, quindi credo ancora che sia importante contestualizzare. Ma anche le stesse dive di Hollywood prima erano molto più oggettualizzate, Infatti, cosa che assolutamente. magari adesso sì, ancora lo sono, però di molto meno. E si riesce anche a vedere oltre e vedere che hanno anche del talento volendo. Io apprezzo molto la critica al fatto che c'è sempre nei film c'è sempre la segretaria sexy. Oh, Lo beh, capisco. però adesso in Ghostbusters hanno scelto Chris Hemsworth e è comunque L'hanno una segretaria trasformato sexy. nella peggio segretaria sexy. Tra l'altro questa cosa però a me dispiace perché in realtà Janine non è mai stata la segretaria sexy, No, anzi Janine ci già, stava. già era tutto il contrario di una segretaria Sì, sexy. però mi è venuto in mente Crick. Scusa, stavo facendo Janine. Sì, nel latte gli abbiamo messo un po' di pizza ed è partito subito. Ti voglio bene, Janine. Sei un esempio per tutte noi. Vedo che comunque sei d'accordo con questa Sono cosa. d'accordo, sono d'accordissimo. Purtroppo è così, però vedo che pian pianino questa cosa per fortuna sta cambiando. Vedo che parlando delle attrici che prima magari erano un po' più oggettualizzate, adesso vengono viste anche per quello che sanno fare. La stessa Scarlett Johansson ho visto
devolversi della sua carriera, no? È partita Sì, dall'essere sì. la figona di turno, no? Quella che mettevano lì perché era bella. Ciao Però Scarlett. magari ti guardi, ovviamente sì, carissima, che Ciao ovviamente sta Scarlett. guardando anche lei insieme a tutti gli altri Hi, milioni. hi. Però l'ho vista magari agli inizi, no? Ma anche soltanto, non proprio agli inizi, però anche magari vedendola in Iron Man, no? Sì, sì, Cos'era? sì. Iron Man 2 dove la vediamo la prima Iron Man volta? 2, compare lei, sì. E lì era molto, cioè era molto bella, come al solito, l'hanno anche Sì, vestita sì, con sì. questa tutina, magari all'attore di genere maschile chiedevano come si erano allenati, eccetera, e magari a lei chiedevano, ma tu la biancheria la indossi sotto quella tutina? E lei si arrabbiava, giustamente. Now, were you able to wear undergarments, if you You're will? like the fifth person that's Well, asked me no, that today. because What is going on? Since when did people start asking each other in interviews about their underwear? No, because it is such a skin tight. Here's I'll why. leave it up to your imagination. Oh, see? Okay? Is that Whatever you feel like I should be wearing or not wearing under that costume. is it inappropriate? To ask somebody what kind of underpants they wear? I didn't ask you what kind. You just asked me if I was wearing any. Poi Ha vedi ragione. A Marriage Story o Jojo Rabbit e dici, però Fantastica. effettivamente Allora c'è è anche qualcosa, capace, sì, però lei era capace anche prima, ma Esatto. vedi, a volte essere anche molto bella con 3B, Molto bella. ti porta anche magari a fare dei ruoli che non ti Esatto. valorizzano Che come poi è una cosa strana secondo me che succede, perché per esempio, questo è vero, succede spesso con il genere femminile, perché ci Mhm. sono tantissimi film dove ci sono anche un sacco di uomini, soprattutto dei supereroi, ci sono un Sì. sacco di uomini mezzi nudi, eccetera. Però Lo stesso Jacob di Twilight. Doesn't he own a shirt? Jacob meritava di più, cioè ogni 3 secondi si doveva togliere quella maglia. Justice Forse era for scritto- Jacob. Guarda, io ero team Jacob dall'inizio. Justice for Jacob. Justice for Jacob. Ogni 3 secondi si doveva togliere la maglia sto ragazzino. Allora, o era Esatto. scritto sul contratto, ragazzino, poi è un anno in meno di me. Magari era scritto sul suo Bambino. contratto. Sul suo contratto c'era scritto, no, guarda, è già scattato il 50° Certo. secondo, ti devi togliere la maglia. Perché ti sei tolto la maglietta? Il mio contratto dice che devo farlo ogni 10 minuti. Se mi sono sbattuta per 9 mesi mangiando pollo al Fagiolini. vapore, fagiolini e broccolo crudo, e Madonna. mi fosse venuto il fisico di Gal Gadot, mi farebbe anche piacere mostrarlo. Da un'altra parte però penso non è solo quello, quindi se io vado a fare Mhm. un'intervista, sì, va bene, mi hai detto del fisico, ok, però una volta, basta, non mi fai Sì, cioè, domande. allora, se mi chiedi l'allenamento e la dieta ci conto. può anche stare, però se mi chiedi se io sotto la tutina ho l'indumento intimo o meno, Ti buco le gomme. però voglio dire, non credo che tu una domanda del genere la faresti a Robert Downey Jr. No. Ma tu nella tutina di Iron Man, nelle mutandine ce l'avevi? Quello prendi e Cioè, o lo fai incenerisci. apposta, io lo farei apposta, chiederei io a sì, lui certo, delle cose da assolutamente. donna e a lei delle cose da... Ciao Robert. Però no, mi piace questa Hollywood che sta un po' cambiando sotto questo aspetto, ma anche il dare seconde possibilità agli attori, tra virgolette. Però magari il non rovinare la carriera di un attore solo perché magari un film ha fatto, ad esempio Robert Pattinson, tornando su Twilight, Sì. Robert Pattinson magari ha fatto Twilight e Ciao, la Robert. gente... Ciao Robert, anche te, carissimo. Che magari è stato un po' penalizzato, no? Da questo essere Edward dai 1000 sospiri di Twilight e la fatina... Scusa. La fatina della Kiko dai 1000 sospiri di Twilight, però oh mio Dio, niente, Bella. l'abbiamo persa. Bella. Bella. L'abbiamo perso magari per un attimo con Twilight, perché la gente purtroppo ovunque c'era Robert Pattinson, sì, ma lui è Edward di Twilight. Però vedo sì, che vabbè, adesso ma gli come Harry hanno... Potter, cioè fai un ruolo quello- iconico e finisci Però lì. secondo me non ce la farà mai riuscire da lì. Lui pian pianino si sta riguadagnando quello che gli serviva, insomma. Sì, sì, Sta meno facendo un male, bel si sta po' di prendendo la film. sua rivincita. E poi adesso è Batman, quindi cosa gli puoi dire? Per È fare Batman ci vuole Ben Affleck o Robert Pattinson. Però sì, per le nuove generazioni lui sarà Batman, quindi dall'uomo che può trasformarsi in pipistrello diventa l'uomo pipistrello. Però cambia un po' la situazione. Che poi io vorrei un attimo difenderlo Twilight. I libri erano carini. Avrete visto ormai a questo punto il trailer che abbiamo ridoppiato. Ok, noi abbiamo dovuto tagliare un bel po' di pezzi di quella scena lì perché fanno 10 minuti, ok? Quindi io ho dovuto tagliare tantissimi pezzi prima di mandarlo a Giulia. L'ho dovuto un attimo tagliare perché durava troppo quella scena.
non so cosa... Secondo me lì è stato un problema direttivo. Ecco, vedi, non è sempre colpa degli attori. Anche. A volte se non ti sanno dirigere ti possono rovinare la carriera. Però anche Kristen Stewart adesso la vedo che sta facendo cose Su interessanti. cose, sì, sì. Mm. Ok. Ah, giusto. No, questa però è È Anastasia. bella. Ah, Anastasia, sì. Vabbè. Io ho un superpotere, posso fare il chihuahua arrabbiato, Ti prego, fallo. ma per non tutti siete ancora quanti. pronti per vederlo. No, non puoi dire queste cose e poi non farlo. Ok, Vai. aspetta. Ok. Gatto completamente impazzito. Batto completamente indifferente a questa cosa. Lasciami andare, Laida. Ti fa fare di tutto Sì, questo lui sì. gatto. Tu gattone. Ciao. Mi odi, vero? Un pochino mi odi, sì. Ma sì, ma è amore. Lui è qua sulle mie gambe da mezz'ora. Mezz'ora. Sì, no, lei... La mia sta sotto, poi si fa i giri, non sta così tanto. Bene. La notte sta lì tutto il tempo. E su queste note? Saluta. Guarda, hai alzato un punto molto importante, Freddy. Su questo Grazie vorrei per la tua darti... domanda. Sì, vorrei darti per rispondere alla tua domanda. Sì, assolutamente sì, però non posso dare molti dettagli a riguardo. Ok, grazie. Non ancora. Grazie, non ancora Federica, perché grazie. il servizio stampa non me lo permette, però sappiate che non è colpa mia, se no sarei il Tom Holland della situazione. Grazie Federica, è stato No, molto assolutamente, anzi illuminante. grazie ancora Freddy per questa domanda perché sinceramente è stata la migliore di questa sera. Ma guarda, Non viene maltrattato, vi giuro, è No, qua sulle mie no, gambe si che fa fare dorme di tutto beato. questo gatto. Qua E beato gli va che anche dorme. bene, gli va anche bene, quindi... Bello lui. Va bene, dopo aver divagato sui gatti. Vogliamo parlare del suggerimento di questo episodio? Un film o una sì. serie da suggerire? Allora, vi passo... Vabbè, a parte la seconda stagione di Mandalorian, assolutamente. Io devo ancora recuperare tutto. Assolutamente. Ho una buona scusa, sto aspettando Winter Soldier e Falcon. Non Falcon e Winter Soldier e Falcon. Nessuno capirà mai qual è la mia celebrity. Indovinate la celebrity e scrivetela nei commenti. Poi mi sento di consigliarvi un film comico che ho visto per caso su Netflix, che si chiama Father Figures, Ok. con Owen Wilson e Ed Helms. Oh, ok. È un film e c'è Glenn Close anche. A parte un sacco di guest star tipo J.K. Simmons e altri. Ma è un film che io ero convinta fosse un'idiozia. Mi piacciono questi film proprio da spegni cervello, che ogni tanto la sera non sai cosa guardare. No? E infatti è una commedia che parla di questi due fratelli che devono trovare il loro vero padre. Ok. E devo dire che l'inaspettata svolta finale, molto commovente, ha trasformato il film da idiota a veramente, veramente apprezzabile. Oltre ad essere una comicità che a me piace, perché non è quella stupida da pernacchie, cacche e cose meno così. male. È la comicità da equivoco, la comicità quella di Ed Helms, che a me piace tantissimo. Sì. Hai visto Tag con lui? No. Questo è il mio suggerimento di oggi. Tag, Benissimo. sempre con lui. Oggi è ciao Ed. Ciao Ed. No, Tag è molto carino perché è tratto da una storia vera di queste persone che dopo anni si sono rincontrati per giocare di nuovo a Tag, quindi ce l'hai, sarebbe. Anche star Jeremy Renner, ci sono un po' di persone. Oh, Nick di New Girl, Jack Johnson, mi sembra che si chiami. Quindi ci sono un po' di persone, adesso magari metteremo i poster di queste cose. È un film molto comico ma è anche molto commovente perché il finale, essendo che è una storia vera, insomma, vedendo anche che è una storia vera, poi ci sono le foto delle persone dalle quali è stato ispirato questo, era per non dire vero di no. Lo dico io. Ci sono foto delle persone dalle quali è stata ispirata questa storia, quindi hanno parlato al TG anche all'epoca, quindi è un bel film. Mm-hmm. Quindi ok, oggi siamo andati di comedy. Oggi Ed Helms. Mi ha fatto molto piacere ritrovarvi qui, tutti voi che ci seguite. Grazie. Bene, è stato molto bello. Come al solito sapete cosa fare. Social. Suggeriteci tematiche, scriveteci sul nostro Instagram o sulla nostra mail, non sui profili personali perché sennò perdiamo le cose. In sovrappressione. Ah, tu sei quella dei materassi, devi tu indicare. Ah, giusto. E... Cut.
Aspetta, sentiamo se... Ti ho dato solo la condivisione, quindi se esci non è un problema. Ah, ok. Brava. Lo rifacciamo da capo, magari? Ok. Ok, riparto. Dobbiamo fare così, secondo me. Quando partiamo ti scrivo un messaggio su WhatsApp. Dammi l'emoji di una cacca. Come abbiamo finito l'altra volta? Non mi ricordo più.